で、このイラ Okinawa, il paradiso del Giappone, il paradiso tropicale. Sono rimasto nell'ultimo vlog a raccontarvi come è andata nella mia settimana a Okinawa e vi voglio raccontare come sono andati anche gli ultimi giorni, perché non ho fatto solamente l'isola principale e quelle isole che ci sono attorno, come vi ho fatto vedere nel vlog, ma ho fatto anche un ulteriore step che è Miyakojima. Perché? Perché in tanti vlog, in tanti anche articoli, in tanti consigli che mi hanno dato, mi sono accorto che le spiagge migliori di Okinawa non sono sull'isola principale, che è Okinawa Honto, ma sono su altre isole. Siccome è un arcipelago fatto da molte isole, mi hanno consigliato varie isole, tra cui Ishigaki, le Kerama Island e anche Miyakojima. Avevamo inizialmente fatto un itinerario per inserire anche Ishigaki, ma poi ci siamo accorti che Ishigaki era quello un po' più grande, oltre a Okinawa Honto, e aveva altre isole attorno da visitare, e quindi abbiamo detto, beh, magari un giorno torneremo a Okinawa e faremo quello con calma, quindi faremo solo quello per goderci quello. Questa volta non abbiamo la patente internazionale che bisogna fare prima di partire per il Giappone, come vi ho detto, e eravamo un po' lì per la questione di stagione delle piogge, che finiva verso metà, fine giugno. Per fortuna è finita una settimana prima del solito, quindi ci siamo beccati 10-15 giorni di sole, ma non l'avevamo prenotato. Abbiamo detto, senti, togliamo Ishigaki, facciamo con calma Okinawa Honto, le Kerama Island e Miyakojima. Quindi nel vlog precedente vi ho raccontato della prima parte, Okinawa, e questa volta vi racconto di Miyakojima, che è l'ultima vacanza che abbiamo fatto in realtà prima di tornare in Italia. Miyakojima è ancora più sud di Okinawa, quindi siamo quasi vicini a Taiwan, ed è praticamente un insieme, un piccolo arcipelago di isole bellissime, collegate tutte da questi 5 ponti. Ci sono dei ponti che sono proprio sul mare, si vede un mare pazzesco da quei ponti, e quello che succede è che è un'isola più naturale, è un'isola con veramente poca gente, ci abitano in pochi, c'è una piccola cittadina che si chiama Hirara e non c'è niente, e vi spiego come ci siamo accorti di questa cosa. Ci hanno detto, occhio che senza la patente sarà difficile girare Miyakojima, e in effetti ce ne siamo accorti subito. Il primo giorno siamo andati in aeroporto, è a circa 40 minuti di volo, 45 minuti di volo, da Okinawa siamo partiti, abbiamo preso gli ultimi souvenir, siamo andati all'aeroporto, e con Skymark, sempre migliore compagnia aerea del mondo, che fanno collaborazioni anche con i Pokémon, super tranquilli, belli, si parte, si arriva a Miyakojima in questo aeroporto bellissimo. In realtà a Miyakojima ci sono due aeroporti, uno più nuovo fuori dalla città e uno più vecchietto all'interno della città. Noi, siccome Skymark fa voli che costano poco verso quello più fuori, un po' più moderno, abbiamo detto, vabbè, senti, poi in qualche modo la troveremo come arrivare in città. E ovviamente cosa fai? Non ti fidi dei giapponesi? I giapponesi sanno tutto e hanno organizzato dei pullman che portano dall'aeroporto, quello lì lontano, fino al centro città e agli hotel principali dell'isola, praticamente per ogni volo. Cioè, metti che ci sono tipo 4 voli durante il giorno, ci sono 4 bus che ti aspettano finito il volo per portarti lì. Ed è incredibile, perché poi tu arrivi all'aeroporto ed è tipo, sembra di essere in un resort, è piccolissimo ma ipermoderno e è tutto su un piano, sembra veramente, non so, c'è la foresta fuori, tu scendi dall'aereo, non c'è neanche tipo da entrare, gate, robe, no, tu scendi, vai per questo giardinetto e sei fuori. Ed è bellissimo, è tutto colorato, e ci sono le cose dei Pokémon. Il Pokémon di Okinawa è Arcanine o Growlithe, che è proprio la rappresentanza di quel cane che vi ho fatto vedere, che compare davanti a tutte le porte delle case di Okinawa, gli edifici. E quindi trovate il murales, veramente bello. Quindi siamo arrivati, abbiamo mangiato lì in aeroporto qualcosa, poi abbiamo preso il bus e siamo arrivati fino a Hirara, che è la città principale. Abbiamo fatto il check-in in questa casa tradizionale, che in realtà è costata abbastanza poco. Abbiamo fatto un giro per Hirara e ci siamo accorti che non c'è assolutamente nulla. Mentre Okinawa Honto comunque aveva
Na da vedere, ci sono varie cose. Lì è molto naturale e la gente fa proprio una slow life, ci sono pochi turisti confronto a Okinawa Honto e noi magari eravamo anche in una stagione migliore perché eravamo nell'inizio della bella stagione, ma allo stesso tempo la gente non aveva ancora prenotato perché pensavano ci fosse ancora stagione delle piogge, quindi la gente doveva ancora arrivare ed è stato bellissimo. Ma il primo giorno, quando ci siamo alzati, abbiamo fatto una visita della città, quindi come abbiamo visitato Na la prima volta che siamo arrivati a Okinawa il primo giorno, abbiamo dedicato la giornata a vedere Hirara, quindi la città principale. Abbiamo camminato visto i luoghi principali, lo shrine, quindi il tempio principale, e poi abbiamo fatto un pranzo, diciamo un po' qua, un po' là, poi lì c'è una spiaggia, Pai Nagama, mi sembra che si chiamasse, 2 o 3 spot da vedere dalla città, ma veramente pochi, ma ti accorgi che è proprio fatta da girare in macchina, perché per andare da una parte all'altra non c'è molto da vedere e sono tutti spot non turistici, c'è proprio case, proprio vita tranquillissima, veramente veramente quasi troppo tranquilla, molto naturale. E quindi abbiamo detto, beh, sai cosa, noleggiamo la bici elettrica. Quindi siamo andati in questo posto dove si noleggiano le bici vicino a dove abitavamo, Big Joy penso che si chiamasse, e abbiamo noleggiato la bici elettrica. Abbiamo detto, senti, la noleggiamo per 3 giorni, quindi 2 giorni e mezzo praticamente, e la usiamo perché andare in giro senza è un po' un casino. Abbiamo speso poco, abbiamo speso mi sembra 30 euro, quindi 15 euro al giorno praticamente, e da lì ci siamo sistemati, siamo andati a casa. La bici elettrica è bellissima perché vai veloce e soprattutto nella parte della città non serve la patente internazionale per quella, ci hanno dato anche il cambio di batteria per caricarla, tutto veramente bellissimo. E da lì siamo andati a cambiarci, abbiamo fatto un giro la sera e abbiamo mangiato il piatto tipico che è la soba, poi un gelato in centro e a letto presto. I giorni successivi abbiamo detto sfruttiamo le bici, quindi siamo andati a vedere l'isola che non è troppo grande, ma come vi dicevo ha queste 4-5 isole che sono connesse con dei ponti e senza una macchina è difficile farle in bici, ecco. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di vedere l'isola principale di Miyakojima con la bici, quindi le spiagge principali e in mezzo le varie cose, e poi un giorno successivo abbiamo visto che c'era un tour guidato con il bus che ci portava a vedere tutte le cose principali in una giornata delle altre isole, compresi i ponti ovviamente perché ci passi sopra. Quindi ho detto benissimo, allora andiamo, colazione al Family Mart, sempre con cose proteiche, ci compravamo sempre praticamente le barrette proteiche, la banana, le solite cose, e siamo andati a questa spiaggia che si chiama Yonamaeyama Beach. È stato veramente carina, bella la spiaggia. Ci abbiamo messo in realtà un quarto d'ora, 20 minuti, scusatemi, in bici ad arrivarci, quindi niente di che. E poi un'altra spiaggia che invece era un bel po' più in là, che si chiamava Sunayama Beach. Alla sera abbiamo fatto questa cena di tempura e soba e poi abbiamo trovato a caso, adesso che si poteva girare in bici, quindi potevamo fare delle cose a Hirara, una zona un po' più commerciale, un po' immaginatevi come in America che c'è a un certo punto queste specie di parchi commerciali con dentro vari negozi. Abbiamo trovato finalmente della vita, quindi dei negozi tipo moderni, e quindi siamo andati lì, abbiamo fatto un po' di compre, comprato un po' di cavolatine, cose varie eccetera, e abbiamo mangiato ancora lì la soba. E poi il giorno successivo avevamo ancora la bicicletta elettrica, quindi abbiamo fatto, e tra l'altro era un casino perché siccome avevamo prenotato per Ishigaki e Miyakojima, come vi dicevo, alla fine abbiamo tolto Ishigaki, ma abbiamo detto, vabbè, senti, ormai l'appartamento per Miyakojima l'abbiamo preso, non stiamo a cancellare quello e prendere uno per 5 giorni. Abbiamo questo per 3, prendiamone un altro per 2 giorni, così facciamo 2 appartamenti diversi. Non c'è stato errore più grande, perché? Perché ci siamo dimenticati che, cioè non è che ci siamo dimenticati, lo sapevamo, ma vabbè, che ci portavamo dietro le valigie. Quindi siamo dovuti alzarci presto, portare le valigie facendo il check-out da uno all'altro nuovo Airbnb, che era una guest house molto carina, molto particolare. Abbiamo detto, vabbè, senti, proviamo questa esperienza della guest house per fare un po' di amicizia. In realtà lì le guest house sono molto tranquille, la gente è super carina, sono pulite, non c'è nessuno che disturba, anzi abbiamo fatto amicizia con questo signore alla sera che era lì nella sala principale dove la gente può rilassarsi con la TV, e ci raccontava che lui abitava a Tokyo, poi si è stufato di Tokyo perché un po' per la salute, un po' per altre cose, tutti dice che sono un po' morti negli occhi, a Tokyo è cambiata tanto, troppo stress, e quindi si è trasferito a Okinawa.
a Miyakojima e adesso fa il pescatore, ogni tanto suona la chitarra, ogni tanto aiuta nella guest house e fa la vita tranquilla. E noi lì ad ascoltare. Ci ha dato vari consigli sulle cose che sono successe, su dove andare, dove non andare. Veramente molto carino, ci ha anche offerto di andare a mangiare con lui, insomma varie cose, veramente molto carino. Quindi abbiamo portato le valigie lì, ce le siamo fatte tenere, siamo tornati indietro a prendere le bici e siamo partiti per fare il viaggio più lungo fino dall'altra parte dell'isola, quindi Rara è un po' al nord dell'isola, siamo andati fino giù per vedere 2-3 step fino a una delle spiagge principali da vedere, che era quasi a sud, che si chiama Aroguzuku Beach. Abbiamo fatto prima la tappa al giardino botanico, una passeggiata lì, abbiamo trovato ovviamente degli insetti giganteschi e ho scoperto che gli ananas crescono dal basso e non dall'alto. Abbiamo visto Hira Road Park, quindi un posto dove vedi dall'alto praticamente il mare, è un posto dove ti fermi dopo che sei andato, cioè che mentre vuoi andare a sud di solito ci fermo con la macchina, noi ci siamo fermati in bici, perché ovviamente contate che ci siamo comprati il cappellino e le cose per il sole, io mettevo le maniche lunghe, le protezioni e tutto, ma comunque sotto il sole fa caldo in bici. Poi la bici elettrica va bene in città, ma nelle lunghe distanze non è che va così veloce, quindi qualcosa ha fatto ma non è un motorino. Però è stato molto piacevole comunque perché c'era caldo ma non troppissimo da morire, e in più ogni tanto qualche nuvolona ed eravamo nella campagna, quindi sembrava veramente studio Ghibli stile estate, veramente bello. Ogni tanto c'era qualche distributore automatico per andare a bere, quindi veramente rilassante, difficile ma rilassante. Tra l'altro mi si erano sgonfiate le gomme, ci siamo fermati a caso in un meccanico che abbiamo trovato e ce le ha gonfiate lui gratis, veramente carino. Siamo andati in questo Aroguzuku Beach e poi siamo tornati indietro, quindi questa gita, e tornando ci siamo fermati anche in delle parti che non potevamo vedere di Rara perché non avevamo la bici, il Farmers Market, e abbiamo restituito le biciclette elettriche. Quindi abbiamo fatto il check-in nel posto della sera, abbiamo mangiato ramen, fatto amicizia col tipo che vi dicevo, abbiamo lavorato un po' e poi siamo andati al giorno seguente, che è stato l'ultimo giorno e il giorno del tour. Quindi semplicemente siamo partiti la mattina presto con questo tour che abbiamo prenotato, costava mi sembra sui 40-50 euro a testa, e faceva vedere tutte le zone principali, quindi spiagge, negozi, di tutto e di più, con il tour guidato, e avevi quest'app che praticamente ti parlava e ti spiegava che cosa stavi vedendo, non solo nel mentre che ti fermavi, ma anche nel mentre che andavi con il bus. Quindi veramente interessante, è durato tutto il giorno, ci siamo fermati anche a fare un pranzo con la soba, veramente molto bello, abbiamo fatto le foto, abbiamo fatto di tutto e di più, e si vedeva finalmente sti ponti. Quindi tutte le isolette principali, la parte sud, abbiamo scoperto che la parte sud di Miyakojima ha anche questi resort con campi da golf, tutte cose di lusso, è per gente che veramente vuole scappare dalla società e stare lì in tranquillità. E abbiamo visto le isole principali, e quindi c'erano anche questi pond, questi due buchi con l'acqua da vedere, vicino dove tra l'altro c'è l'aeroporto che vi ho menzionato prima. Siamo andati a vedere questa spiaggia che era una distesa immensa, dove uno tsunami in passato ha lasciato queste rocce, vedete questo veramente paesaggio stile Final Fantasy, con una distesa infinita di acqua bassissima dove cammini e ci sono delle rocce gigantesche qua e là, veramente paesaggi bellissimi, e l'acqua, cioè tu dall'alto del ponte, dall'alto del bus, vedevi dal finestrino il fondo del mare, quindi non ho mai visto dei colori così dell'acqua, veramente bellissimo. Diceva che si potevano vedere anche le tartarughe marine, purtroppo noi non le abbiamo viste, c'è stato l'incontro col serpente marino nel vlog scorso, ma vabbè. E poi per concludere c'era la fabbrica del sale, quindi a Okinawa c'è questo sale famoso con tante proprietà che fanno bene, e ci hanno fatto vedere come fanno il sale, abbiamo fatto vari step, si fermava 15-30 minuti in ogni zona per farti dare un'occhiata, varie spiagge, e questa qua del sale è stata carina, l'ultimo step, prima di tornare, di riportarci alla città. C'è anche questo gelato che puoi assaggiare con i vari tipi di sale, è un gelato quasi salato, sa quasi di latte condensato ma non troppo dolce, a me è piaciuto, sembrava un po' una di quelle gite che vedi negli anime che fanno ogni tanto con la scuola. E basta, e poi siamo tornati a casa. La sera siamo andati a mangiare in questo ristorante tipico dove abbiamo mangiato il rafute, quindi la carne molto buona, molto grassa, molto gustosa, e un po' di sushi, abbiamo assaggiato un po' di tutto, varie cose, veramente buono, e sempre un altro gelato, un giretto nei negozi che in realtà non ci sono vie molto turistiche, ci sono le vie tipiche, e poi a letto, perché il giorno dopo è finita la nostra vacanza. Abbiamo fatto il check out, siamo tornati all'aeroporto, quello di Shimoji
Fujishima, di cui vi ho detto. Siamo stati lì a lavorare un po', dato che si stava benissimo con l'aria condizionata, sembra veramente di stare in un resort, e siamo partiti per Na, dove siamo stati un'ultima notte prima di tornare a Tokyo. Ma questo, compreso il resoconto del viaggio finale, ve lo dirò nel prossimo vlog, siccome ormai questo video è lunghissimo. Ed ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere qualsiasi domanda avete, grazie mille anche per il supporto nei video precedenti. Sì, sono ormai arrivato in Italia da un paio di settimane, ma ci tenevo anche a finire di raccontarvi un po' la mia esperienza qui che ho fatto in Giappone. Veramente mi manca già, è stato bello, veramente una bella esperienza, e magari nel prossimo video vi parlerò anche un po' di conti, anche di soldi, di quanto abbiamo speso, di cose che mi mancano, cose che non mi mancano, e basta. Grazie ragazzi, per qualsiasi cosa scrivetemi e ci vediamo al prossimo video.